a tutti! Oggi continuiamo la serie dei video focus e vi parlerò dello sprone misto. Come sempre vi faccio una premessa, e cioè che quello che dirò in questo video chiaramente sono le mie esperienze personali e le mie opinioni. Certo, ci sono delle regole fisse a cui tutti ci dobbiamo tenere se vogliamo raggiungere quel risultato, però dipende molto dal gusto personale e anche da che cosa, quale risultato ognuno di voi vuole ottenere. Lo sprone misto inizia come uno sprone rotondo, ma poi prosegue e finisce come uno sprone raglan. Questo perché? Per unire le migliori caratteristiche dei due sproni, cioè nello sprone rotondo abbiamo la caratteristica, diciamo così, estetica di poter lavorare delle sezioni rotonde di disegni, punti, colori, però non è molto comodo. Lo sprone più comodo è quello raglan, quindi appunto iniziamo con lo sprone rotondo per avere le caratteristiche estetiche migliori, ma poi proseguiamo con lo sprone raglan per avere proprio la comodità di un raglan. Ecco perché si chiama misto. Comunque, se voi non conoscete questi due sproni o uno dei due, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dello sprone raglan, così capite qual è la costruzione. E poi, sempre qui sopra e nel box informazioni, il link del video dello sprone rotondo, perché in questo video non parlerò delle basi dei due sproni, ma vi spiegherò come lavorarli assieme per ottenere il meglio. Lo sprone misto si può lavorare sia top down, quindi partendo dall'alto verso il basso, che bottom up, quindi dal basso verso l'alto, ma anche a pezzi. Dunque, nella lavorazione a pezzi, come abbiamo detto per lo sprone rotondo, è un po' più difficile. Bisognerebbe fare delle cuciture in dei punti strategici, però secondo me non viene benissimo perché non nasce per essere lavorato a pezzi e poi cucito. Comunque è possibile. Diciamo che ad esempio, se lo lavoriamo top down come solitamente lavoro io in maglioni, bisogna partire decidendo come si vuol fare il collo. A quel punto, una volta che abbiamo deciso il collo, abbiamo montato le nostre maglie, facciamo l'esempio di 60 maglie totali per il collo, dobbiamo verificare che siano divisibili, ad esempio in 6, come se dovessimo fare uno sprone raglan. Quindi, se lo sono, le dividiamo e mettiamo dei marcapunti, 4 marcapunti. Nei 4 punti praticamente il raglan. A quel punto però facciamo tutti i conteggi per lavorare uno sprone rotondo e ci dimentichiamo dei marcapunti come se non ci fossero. Arrivati però alla spalla, lavorando a sprone rotondo, quindi con i ferri dove non si aumenta, dove possiamo mettere dei disegni ferrari, jacquard, dei punti pizzo, dei punti operati, e invece dei ferri dove facciamo tutti gli aumenti, arriviamo appunto alla spalla. Meglio finire con dei ferri senza aumenti. A questo punto, arrivati più o meno qui, poi lì dipende un po' anche dai gusti e da quello che uno vuole realizzare, ecco, anche dalla propria vestibilità. Quindi arrivati circa qui, cosa facciamo? Contiamo le maglie e verifichiamo che i 4 marcapunti del raglan siano posizionati nella maniera corretta. Se lo sono, a quel punto inseriamo le maglie raglan nei marcapunti, quindi da 4 diventeranno 8 marcapunti perché in mezzo ci saranno le maglie del raglan e proseguiamo lavorando raglan. Quindi arrivati appunto qui abbiamo il raglan che prosegue. Immaginate che dove c'è questa riga blu nel mio maglione si smette di lavorare uno sprone rotondo e inizia la linea raglan perché si lavora raglan fino all'altezza dello scalfo. A quel punto, arrivati allo scalfo, si avviano
le maglie a nuovo nel sottomanica e si mettono in attesa quelle invece della manica e si prosegue con il corpo. Chiaramente, sia per lo sprone rotondo all'inizio, sia per il raglan, possiamo fare tutte le variazioni che ho spiegato nei video dedicati, quindi avere uno sprone calibrato all'inizio per lo sprone rotondo e avere la stessa cosa degli accorgimenti per lo sprone raglan, quindi magari sul seno più abbondante fare solo gli aumenti sul dietro e sul davanti e lasciare invece la manica senza aumenti piuttosto che il contrario. Però tutti questi accorgimenti appunto ve li spiego in quei video focus degli sproni, quindi nei video dedicati. Questo è solo per spiegarvi com'è il mix dei due sproni. Come vi ho già detto anche per gli altri sproni, chiaramente il collo, le maniche e il corpo vanno a sé, nel senso che noi possiamo avere un collo alto, un lupetto, un girocollo, piuttosto che delle maniche corte, delle maniche a 3/4, lunghe, sagomate, strette, larghe, a sbuffo. È la stessa cosa per il corpo, lo possiamo avere sciancrato piuttosto che va giù a trapezio, svasato. Ecco, noi in questo momento stiamo parlando dello sprone, ma chiaramente tutti gli altri elementi li potete fare come volete, come più vi piace anche esteticamente oppure come più vi sta comodo in base alle vostre caratteristiche fisiche. In questo momento non ho ancora fatto un tutorial sullo sprone misto, però appena lo farò vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Quindi se voi lo state vedendo appena ho pubblicato questo video e qui non vedete nulla, è perché lo sto ancora facendo lo sprone, sto ancora lavorando il maglione e quindi ancora non è stato pubblicato. Se invece questo video lo vedete dopo un po' di tempo, è chiaro che qui troverete appunto il link e la stessa cosa nel box informazioni. Comunque è uno sprone abbastanza semplice e a chi sta bene? Secondo me sta bene veramente un po' a tutti, uomini, donne, bambini. Chiaramente è uno sprone che vi deve piacere. Ecco, io dico che sta bene, però solitamente, facciamo l'esempio di mio marito e mio padre, gli sproni rotondi non piacciono molto, tranne che in determinate situazioni, tipo in montagna oppure sotto le feste di Natale. Per cui loro preferiscono il raglan, lo vedono forse più maschile, non lo so, anche perché forse non piacciono vari tipi di lavorazioni, ma lì sta a voi. Chiaramente, se vi piace lo sprone rotondo ma lo sentite magari un po' scomodo e volete la vestibilità invece di uno sprone raglan, ecco che potete unire questi due sproni come vi ho spiegato e avere i benefici di tutte e due. Chiaramente lo sprone rotondo è possibile, lo sprone misto è possibile lavorarlo sia chiuso come maglione che aperto come potrebbe essere un cardigan. L'unica accortezza è per i neonati, come vi dico sempre, perché loro hanno delle misure differenti dai bambini e dagli adulti. Cosa succede? Che solitamente hanno la testa più grossa delle loro spalle, del loro corpicino, quindi è sempre meglio anche per una facilità di vestizione del bimbo così piccolo fare magari o un'apertura, se vogliamo uno sprone rotondo chiuso all'inizio, oppure fargli proprio un cardigan in maniera che così lo vestiamo facilmente. Per quanto invece riguarda le varie fisicità, ecco che anche qui lo sprone misto prende il meglio dei due, quindi riusciamo a vestire un po' tutte le fisicità, sia per chi ha le spalle molto larghe che chi ha le spalle piuttosto strette, piuttosto che un seno prosperoso. Ecco che siccome possiamo andare a fare le variazioni per quanto riguarda la spalla, averle calibrate, ma anche per quanto riguarda il raglan, averle ad hoc, forse è lo sprone che veste meglio entrambe le fisicità, cioè quelle che stanno meglio con lo sprone rotondo e quelle che stanno meglio con lo sprone raglan, proprio perché è una via di mezzo. In più non è né prettamente sportivo come potrebbe essere uno sprone raglan, perché possiamo inserire magari del pizzo, possiamo renderlo un pochino più elegantino, e né appunto, come dicevo nel video precedente,
bisogna mettere particolare attenzione quando andiamo a lavorare la fascia del braccio e della spalla con i vari punti, e quindi magari tenerli più morbidi e cercare di non essere legate, proprio perché in questo punto, che è quello critico, abbiamo la vestibilità del raglan e quindi non abbiamo problemi. Certo è che per i vari tipi di, chiamiamoli decorazioni, piuttosto che fasce, ecco, con punti elaborati, noi dobbiamo arrivare fino alla spalla, perché se andiamo a proseguire è chiaro che qui, avendo il raglan, si sfaseranno, quindi noi possiamo avere tutte quelle magnifiche lavorazioni dello sprone rotondo fino alla spalla. Vedete, come vi ho detto prima, come se fosse, per quanto riguarda me in questo momento, fino a questa mia riga azzurra blu. Poi da qui partirà il raglan, e quindi io vi consiglio di fare tutte le lavorazioni in questa parte, però poi nel raglan lasciarlo liscio, o meglio, se volete fare anche lì delle decorazioni va benissimo, però sappiate che vi verranno diverse se voi le proseguite. Anche per quanto riguarda gli aumenti del raglan, se già avete delle decorazioni qui, per non far vedere proprio lo stacco, poi lì sono gusti, se vi piace fate quello che volete, vi consiglio degli aumenti invisibili, quindi niente buchini, ma solo aumenti invisibili, no trecce, non cose che possono far sembrare i due maglioni come due pezzi diversi e uniti. Come sempre vi dico, però, fate i campioni, soprattutto se andate a utilizzare filati diversi oppure punti diversi, perché se no non vi verrà un maglione regolare e soprattutto mancherà magari di vestibilità, avrà tra virgolette dei difetti, farà magari degli scalini. Quindi andate a fare i campioni di tutti i punti che andrete ad utilizzare, chiaramente partendo dalla base. Quindi se io voglio fare una base a maglia rasata, andrò a fare il mio campione a maglia rasata per quanto riguarda appunto la parte bassa del maglione, e poi andrò a fare tutti i vari campioncini per quanto riguarda invece i punti operati oppure i disegni della parte superiore, per verificare che la tensione sia uguale, perché se non è uguale la dobbiamo chiaramente adattare. Bene, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!